E tu che ci fai qui? Sorpreso, fratellino? Se sono qui è perché ho bisogno di un favore. Papà non c'è? Papà starà in portineria a scuola, come sempre. A proposito di scuola, c'è una cosa che devo dirti. Cos'è? Hai ancora problemi con gli amici tuoi? Non è ancora passata l'era del ragazzo problematico? E con le donne come va? Peggio di te non può andare, non credi? Hai visto che frequentando Jacopo mi pare qualcosa in più? Allora? È lui che ti crea ancora problemi, vero? Veramente no. Passo al dunque. Ho bisogno della mia telecamera. Quella rotta, quella brutta, quella dove non funziona l'audio. È che non pensavo ti servisse. Matteo, io ho iniziato a fare regia con quella telecamera. E tu lo sai. Dove l'hai nascosta? Allora? Qualcosa è venuto fuori. È difficile tirare le somme. Sono molte informazioni da non tralasciare. Del tipo? Sembra che i professori ce l'abbiano con gli alunni. E ha accennato a qualcosa che era successa tempo fa, ma non è stata molto chiara. Semplice impedizione. E tu pensi che spiegherebbe tutti questi segreti? Non lo so. Ci devo pensare, torno a casa. Impegnata stasera. Perché me lo chiedi? Ti andrebbe di cenare con me? Una cosa assolutamente informale. Non si parlerà di lavoro. Ci devo pensare. Va bene, aspetto. Adesso vado che sono di servizio. Ero passato di qui solo per sapere le cose come andessero. Va bene, ci sentiamo dopo. Ok. Ok. Ciao. Se sta cercando Michelle l'ho appena liberato. Stava giusto tornando in classe. Dottoressa, non vorrei che lei dimenticasse che gli allievi hanno tutti una grande immaginazione. Vorrei sottolineare che noi facciamo il nostro lavoro e lo facciamo meglio di qualsiasi altra scuola. E vorrei tenesse presente che lei ha un limite e non lo deve superare. Lei è stata assunta per un motivo, si limita alle sue competenze. Educare vuol dire truccare l'esame finale. Lorenzo Mauri. Sono queste le vostre competenze. Devo dire che allora hanno quasi tutti una grande immaginazione. Dove l'hai nascosta? Ancora! Ti Adesso ripeto... io e te dobbiamo parlare. Che cosa ci faceva questa telecamera in sala riunioni? Questo me lo devi spiegare, per favore. La mia telecamera? Non ti impicciare, questa è una cosa fra me e tuo fratello. Allora! Buonasera. Ciao. Che bella casa. Grazie. Poggia pure tutto qui, vai. Grazie mille. Prego, prego. Accomodati qui che adesso porto tutto. Che bella tavola. Sono contento che ti piaccia. Arrivo subito. Da quando in qua ti interessa quello che faccio? Senti, per favore... Non ti permettere! Questa volta no, Vieni qui. Tu non mi devi toccare, capito? Basta, smettetela! Che sta succedendo? Vuoi proprio sapere quello che è successo? Papà, perché non glielo racconti? È una bella serata, non trovi? Meno male si sta anche avvicinando la bella stagione. Vabbè, ci voleva. Quella scuola tuttora mi mette i brividi. Che detto da un commissario ed ex allievo la dice lunga. Perché no, scusa? Comunque stasera non parliamo di Branch Academy, ok? Quindi, Emily, come mai questo soprannome adesso? È un diminutivo di Emanuela. A scuola mi prendevate tutti in giro. Beh, la madre di Veronica si chiamava come te.
ed era un tipo molto particolare. Così voi avete etichettato me come se fossi lei. Non guardare me. Mia madre mi ha dato questo soprannome per tentare di risollevarmi il morale. È ancora presente come allora? Si vede. Beh, un pochino sì. In effetti, da quando ho perso il lavoro nell'ultimo studio terapeutico si fa sentire più spesso. Che posso dire? Solo per questo. Papà, perché non glielo racconti? Avrai notato che c'è una pagina strappata da una cartella medica, no? Perché sono stato io a strapparla. Ma che cartella? Che parte? Ecco che succede. Sono giorni che lo porto con me. E adesso perché non gli racconti tutto, eh? Ho intenzione di nascondere tutto così. Dopo tutto quello che abbiamo passato, ho capito perché la mamma ci ha lasciati. Se vuoi puoi chiamarmi anche Dario stasera. Non dobbiamo essere troppo formali, no? Allora, non credo che mi farò troppi problemi. Come mai hai scelto questo mestiere? Vuoi psicanalizzarmi? Beh, perché no? In fondo sono a casa di uno sconosciuto, potrebbe succedermi di tutto, no? Hai pienamente ragione. Però adesso ti risparmio tutto il prologo sulla mia vita. Allora, io sono figlio di separati e questa cosa mi ha creato un po' di problemi, un po' di ansie. Io ho cominciato a capire delle cose dopo essere stato in analisi e perciò ho deciso di entrare in polizia perché volevo sentirmi protetto, al sicuro e cercare una forza dentro di me, forza che fondamentalmente cerco ancora adesso. Perciò mi mette un po' di ansia quella scuola perché mi ricorda un po' il passato, ecco. E allora papà, ci sono altre cose da conoscere. Dammi quei fogli, Matteo, dammi. Non ti permettere di toccarlo, chiaro? Matteo, dammi quei fogli! Niente più segreti, basta. Ma se lo dico io! Perché hai detto questo? Come hai fatto? Ti dirò la verità, sconosciuto. Sono stata bene. È il vino che ti fa parlare. Può darsi. Va bene, ti lascio passare anche questa. Non mi va di rovinare questa bella serata e anche se ci sono delle novità ne parliamo domani. E quest'ultima bottiglia di vino? Ah, non guardare me, io devo guidare. E non ti fai accompagnare? Vabbè, mi limiterò. Ti accompagno alla porta allora. E basterebbe che tu mi capissi una volta in più e senza rancori, senza supposizioni mi prendessi così come sono io. Non c'è niente da capire. Se sono semplice e sleale, se mi chiudo faccio del male a me. Ma se raccontassi più di tutto quello che non ho detto mai, e se tentassi di più su tutto quello che non ho vissuto mai, non ti crederei. E qualche volta il silenzio gioca dentro di noi per nascondersi da quello che verrà, ma non c'è niente da capire. Se sono semplice e sleale, se mi chiudo è sempre uguale. Niente di importante, niente da intuire, è una vita solo da accettare. E basterebbe che tu mi guardassi e mi capissi così come sono io. Mai niente ti nasconderei, niente di importante, non c'è niente da capire in me. Non c'è niente, niente, niente. Non c'è niente, niente, niente.
Niente da capire, se sono stupido è normale, è così semplice. C'è un sentimento in particolare che lega gli esseri umani. È la forza con la quale possiamo prevedere i fatti. È la forza con la quale sorprendiamo anche noi stessi. La rabbia è in ognuno di noi. Ci spinge a reagire, ad essere competitivi, a fare del male, a soffrire. E sopprimendo tutto ciò che non possiamo controllare, si manifesta nei modi più impensabili. Facciamo paura a noi stessi. Ci preclude una vita insieme ad un'altra persona. Ci fa desiderare di essere amati, ma nel peggiore dei casi crea dei nemici. Preside. Fare congetture senza alcun fondamento non fa parte di quello che ti avevo chiesto. Se non sei in grado di badare ai ragazzi, forse è meglio che lasci l'impegno in questa scuola. Preside, io non... Sei licenziata, Emanuela. Tornatene a casa. Ma l'errore più grande è mostrarsi quando non ci sono difese. Perché la rabbia di qualcun altro potrebbe farci crollare.